Ebbene sì ragazzi, pare proprio che i Ducati abbiano ormai completamente perso il controllo, o meglio, il controllo lo hanno e come, solo che è come se vivessero un momento di quelli magici, no? Di quelli in cui ti senti di poter fare davvero qualsiasi cosa. Non parlo solo dei mondiali MotoGP e Superbike vinti, che vinceranno probabilmente anche quest'anno, ma anche della produzione e della voglia di sperimentare strade nuove mai esplorate prima dalle rosse. Non più tardi di 2 giorni fa i nostri cugini di Dirt sono eccitati come dei bambini a Natale per la notizia del debutto della casa di Borgo Panigale nell'off-road, quello vero intendo, perché parliamo di moto da cross, con tanto di ambassador, tester e forse anche un po' pilota d'eccezione. Parlo di Tony Cairoli, non so se avete bene l'idea di chi sto parlando. Ma se volete approfondire vi lascio il link del video qui sopra. Qui parliamo invece di un'altra cosa, di un motore nello specifico che, come sapete, per Ducati è il re, il protagonista di tutte le moto. Ogni volta che a Borgo Panigale lanciano un motore nuovo, infatti, l'enfasi è tale da meritare una comunicazione tutta sua. E fanno bene. È accaduto per il Superquadro, per il V4 Desmo 16 stradale, per il V4 Gran Turismo e oggi accade per questo nuovo monocilindrico. Sì, avete capito bene, parliamo di un monocilindrico e non è quello del cross. La moto su cui sarà montato è infatti la nuova Hypermotard di cui qualche tempo fa sono sfuggite le prime foto spia. Ma della moto parleremo in uno dei prossimi video perché non ce l'hanno ancora raccontata. Qui il protagonista è proprio lui, il nuovo monocilindrico, che come potete ben immaginare non è un motore qualsiasi. Sono passati 30 anni da quando Ducati ha prodotto l'ultimo motore monocilindrico. Era il Supermono da 550 cm3, 75 cavalli, propulsore che ha fatto la storia insieme alla moto che lo montava, per cui era stato creato. Per la cronaca, quella Ducati, la Supermono, e il suo motore vinsero il Tourist Trophy nel 1985. Il ritorno al passato, tra virgolette, di Ducati ha un nome evocativo, Superquadro Mono. Ha una cilindrata di 658 cm3, è datato di sistema di distribuzione desmodromica e si pone come nuovo riferimento nella categoria in quanto a prestazioni e anche tecnologia. Cominciamo subito con i numeri, poi vi racconto tutto il resto. 77 cavalli e mezzo che diventano 85 con lo scarico racing e regime massimo di rotazione di ben 10.250 giri. Prestazioni fuori dal comune per un monocilindrico stradale, per lo più omologato Euro 5+. Il Superquadro Mono discende da una stirpe nobile perché deriva dal bicilindrico della 1299 Panigale, dal quale eredita di fatto tutta la parte termica, il pistone da ben 116 mm di alessaggio, la conformazione della camera di combustione, le valvole di aspirazione in titanio e il sistema desmodromico e lo scenografico corpo farfallato ellittico che fa tanto racing. Tecnologie che lo rendono sicuramente il monocilindrico più pregiato attualmente in commercio. Motore super tirato? Sicuramente sì, perché un alessaggio così generoso consente di montare valvole molto grandi e quindi può aumentare le prestazioni. Dall'altra parte però, è una buona notizia, il Superquadro Mono sarebbe anche detentore di un altro piccolo record, quello degli intervalli di manutenzione delle valvole, che sono i più dilatati tra i monocilindrici attualmente in circolazione. Prima di mettere mano al gioco valvole passeranno infatti ben 30.000 km. Altre cosette interessanti, beh, ci sono 2 alberi di bilanciamento che portano le vibrazioni a livello di un bicilindrico a V di 90 gradi e quindi a un livello basso. La frizione idraulica, antisaltellamento e con asservimento meccanico. Poi c'è il ride by wire con 3 power mode e la possibilità di montare anche il quick shifter che chiude il quadro di un motore che sfida senza mezzi termini i migliori monocilindrici sul mercato e se vi piace il genere avrete capito benissimo di chi sto parlando. Una cosa importante, il Superquadro Mono sarà ovviamente anche depotenziabile a 35 kW con potenza di 43,5 cavalli e 50 Nm di coppia. Cosa ne penso di questo motore Ducati? Beh, innanzitutto io parto un po' più indietro, parto dal fatto che Ducati, ricordiamo, è un'azienda piccola, fa 50.000 moto all'anno, ha circa 2.500 dipendenti, si va a scontrare con dei colossi come Honda, come KTM che produce 350.000 moto all'anno, come BMW che ne fa 200.000, quindi gli sforzi che sta facendo Ducati per ampliare la sua rosa di prodotti davvero sono incredibili. Se pensate che costruire un motore è una cosa che per esempio la stessa Gruppo Piaggio, che è un altro colosso, ha impiegato tantissimi anni per fare il 660 e poi adesso il 457. Invece a Ducati sembra che sforino motori, non dico come i panini, però ci manca poco ed è uno sforzo tecnologico notevole. Quindi brava Ducati perché insomma si sta impegnando veramente, è veramente in un momento magico e motore dal cross, il monocilindrico, il Superquadro, il V4 con le molle, insomma ci sono tante novità. La moto abbiamo già visto che probabilmente sarà una Hypermotard e un motore nuovo, di solito da origine a una nuova piattaforma. Cosa vuol dire? Cosa ci possiamo aspettare da questa moto? Ma magari una naked monocilindrica, sì, perché no? La Hypermotard sappiamo già che arriverà e magari, visto che stiamo parlando anche spesso in case Ducati di ruota da 21, perché no con questa piattaforma fare qualche adventure, rally, spostarsi di là, anche
se non sono proprio sicuro che sia il motore adatto, perché il Desmo gira alto, sarà bello da provare, non vedremo l'ora per vedere come andrà a livello di coppia, diciamo di colpo sotto, di colpo in canna, dove sappiamo che KTM, per esempio, che è il suo main competitor, è fortissima. Se saranno riusciti con il Desmo super quadro che gira altissimo a dare anche quella cosa lì, allora da questa piattaforma si possono fare tante belle cose. La proveremo presto, la moto sicuramente la vedremo in EICMA, però devo dire, consideriamo sempre che Ducati è un'azienda piccolina, è vero, Audi ne è la proprietaria, ma Audi fa poco e niente, ovviamente ha le finanze, ma l'azienda è sempre fatta da italiani, da persone italiane, è tutto a Borgo Panigale e ci sono circa, come dicevo prima, 2500 dipendenti e le sfide con i grandi competitor europei e giapponesi non sono affatto scontate, non è detto che si possano vincere. Ma sicuramente è una cosa che smuove le acque, che potrebbe agganciare tanti ragazzi che passano dal 125 Motar, che adesso va tanto di moda, e non hanno la fascia successiva se non un'offerta appunto degli austriaci KTM, Husqvarna e GasGas, e vedremo un po' come andrà a finire. Io vi do l'appuntamento all'EICMA perché secondo me la Hypermotard, o come si chiamerà con questo motore, sarà una delle moto interessanti da vedere. Ditemi voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, iscrivetevi al canale mi raccomando, seguiteci sui social e poi noi ci vediamo al prossimo video, ma ne arriveranno tantissimi perché adesso siamo proprio caldi, proprio caldi. A dopo.